Luigi Giuliano ha scritto 18 canzoni per Gigi D'Alessio. Luigi Giuliano era uno dei capi storici della camorra napoletana. Mio zio finanziava sul D'Alessio. Mio padre prende i diritti d'autore alla SIAE per la canzone 100 anni. Inizialmente D'Alessio pagò a mio zio sui 100 milioni per far sì che Sabbani portasse D'Alessio in trasmissione a cantare. È stato al mio matrimonio, sì, ha cantato matrimonio mio, sì, tutto vero. Un cantante neomelodico canta al matrimonio di Giuliano solo se sei un importante. Litigare con uno che si chiama Luigi Giuliano non è cosa di tutti i giorni. Quella canzone, 100 anni, è un lascito malavitoso al fratello Raffaele Giuliano Ozzuini. Guarda, grande latina, quando l'hai scritta tu questa canzone? Perché a me, poi, che facciamo me ne foto? Pronto? Gigi D'Alessio? Chi è? Sono Francesco Piccinini di Confidential. Nel 1991 Gigi D'Alessio è un giovane pianista con il sogno di emergere. La sua carriera cambia completamente quando incontra Luigi Giuliano. Il clan Giuliano, senza se e senza ma, e chi dice il contrario è un grande bugiardo ipocrita, ha investito sulla persona di Gigi D'Alessio a 360 gradi. Mio zio finanziava sul D'Alessio. Mi ricordo che andava in onda una trasmissione di Mac Buongiorno e D'Alessio andò a cantare con Gigi Sabbani, che nessuno conosceva D'Alessio. E io mi trovavo a casa di mio zio e disse se ne sapeva gente che Gigi Sabbani sapeva, dicevano lì. Luigi Giuliano era uno dei capi storici della camorra napoletana, è colui che domina totalmente il quartiere di Forcella e inventa totocalcio clandestino, il totonero, il lotto clandestino, quindi un'attività di massa a Napoli che procurava molte risorse e investe queste risorse poi nel traffico di droga. Quindi riesce a contrastare Cutolo e a sconfiggerlo. Mi chiamo Isaia Sales e me ne sono occupato di storia delle mafie. Luigi Giuliano era l'espressione della Napoli di Forcella, della Napoli dei quartieri, di chi ce l'aveva fatta. Aveva anche delle ambizioni culturali, aveva anche delle ambizioni sociali e quindi si vestiva bene, cercava di nascondere in qualche modo le proprie origini. Nel 1992 Luigi Giuliano era la massima espressione del camorrista. Mi chiamo Gennaro Panzuto, sono nato a Napoli, mi 23/11/74. Sono un ex camorrista, dal 2008 ho collaborato con la giustizia. Io comandavo la torretta di Via di Chiaia. Sono stato accusato tutto quello che rientra in una condotta camorristica, a partire dall'omicidio, associazioni camorristiche, estorsioni. In quegli anni là Luigi Giuliano capisce che quel contesto neomelodico era un grande terreno fertile per guadagnare dei grandi soldi. È un pubblico abbastanza numeroso che compra quei dischi, che compra quei CD, che va alle feste, che va ai concerti, quindi da questo punto di vista è sicuramente un grande business. È un settore dove si fanno soldi, si fanno molti soldi, perché il pubblico di riferimento dei neomelodici è un pubblico esteso, che non è solo Napoli, non è solo la provincia di Napoli, non è solo la Campania, ma anche la Calabria, la Sicilia e qualche volta gli immigrati che stanno fuori Napoli. Quindi il fenomeno neomelodico si è aperta anche ad un controllo della malavita, cosa che non c'era stata nel passato. Il rapporto tra Luigi Giuliano e Gigi D'Alessio è molto intenso. Tra il 1992 e il 1998, in tutti gli album del cantante napoletano ci sono canzoni scritte dal boss. Sono gli ultimi anni in cui Luigi Giuliano è re di Forcella. Di lì a poco deciderà di pentirsi. Luigi Giuliano ha scritto 18 canzoni per Gigi D'Alessio. Poi quando hanno successo rinnegano tutto e vogliono prendere le distanze, perché io voglio anche capire che per svariati motivi non puoi con onestà dire le cose come stanno, però addirittura snaturare, non riconoscere, prendere le distanze e soprattutto dire cose che stanno
lontanissima dalla verità, facendo anche capire che eri obbligato, e questa è la cosa più squallida. Pronto? Gigi D'Alessio? Chi è? Salve, sono Francesco Piccinini, il conduttore di Confidential, la trasmissione di fanpage di approfondimento e inchiesta. La disturbo? No, mi dica. Salve, io la chiamo perché noi la settimana prossima dovremmo andare in onda con un approfondimento sull'origine della sua carriera, sui suoi rapporti con Luigi Giuliano. Io quindi volevo da lei una replica, perché poi il racconto che ci è stato fatto ovviamente era di un suo rapporto stretto con Luigi Giuliano. Ci sono anche dei video di lei a casa di Giuliano. Ma guardi, non deve venire una replica. Sono 30 anni che parlavo sempre di stessi cose. Sì, è solo che poi andando a vedere, ovviamente ci sono 17 canzoni scritte da Luigi Giuliano per lei. Sì, i testi li ha fatto con D'Agostino, non dovete chiamare me. L'abbiamo già intervistato ad Agostino. Gigi D'Alessio inizia a suonare il pianoforte che aveva 7-8 anni. A 14 anni leggeva le partiture e suonava ai matrimoni, accompagnava. Tutti i cantanti, compreso Mario Trevi, faceva paura, infatti lo chiamavano Topolino. E il suocero Tony Barbate, il padre di Carmela, lui lo prese come orchestra. E io l'ho conosciuto in una di queste feste e ci siamo messi insieme. Vincenzo D'Agostino è stato il principale paroliere di Gigi D'Alessio. Purtroppo, D'Agostino ci ha lasciato lo scorso 17 febbraio. Poco prima di morire, ha rilasciato una lunga intervista video che, per rispetto, abbiamo deciso di far doppiare a un attore. Mi chiamo Vincenzo D'Agostino. Ho scritto 3600 canzoni, quasi. La canzone che ha fatto più streaming è Rossetta e Caffè. La canzone che ha venduto di più in tutto il mondo è Mon Amour, Mon Amour. Ha fatto quasi 11 milioni di copie. La più famosa in termini di annualità, la più famosa degli anni 2000 e non degli anni 90 e 80, è 100 anni. Con Luigi Giuliano abbiamo avuto una collaborazione, però abbiamo lavorato in simbiosi. Abbiamo fatto delle cose e i risultati ne danno atto, sì. Non l'ho mai nascosto perché non me ne importa proprio niente. Se parliamo di Luigi Giuliano, ho conosciuto un gentiluomo, una persona a modo e una persona educata. Perché per me, domani mattina, può morire pure un serial killer e mi porta una frase bella e c'è la collaborazione nella musica. Poi, quello che lui fa, non me ne importa. Però purtroppo è un gancio che ti deve portare dietro fino alla morte. 100 anni è la canzone che dà il successo a Gigi D'Alessio, è contenuta nel suo primo album Lasciatemi cantare. Il duetto con il re della sceneggiata Mario Merola diventa la hit più ascoltata in tutte le radio e TV locali della Campania. D'Alessio è ospite in tutte le trasmissioni più importanti, ma nei registri della SIAE quella canzone reca un nome famoso, il nome del boss di Forcella, Luigi Giuliano. Diciamo che la prima canzone che abbiamo scritto insieme è stata una canzone che si chiama 100 anni. Noi abbiamo sempre litigato con le canzoni, anche se all'inizio c'era un po' di soggezione, perché litigare con uno che si chiama Luigi Giuliano non è cosa di tutti i giorni. Io mi ricordo che era di notte, stavamo a casa, perché maggiormente loro lavoravano di notte, scrivevano di notte. Mi sentivo litigare, questa va bene, questa va male. Poi la mattina dopo mi sono svegliata, loro mi hanno fatto sentire le prime parole di questa canzone, che è stata una cosa eccezionale. Chi ha voluto, chi ha preteso che Gigi D'Alessio non si fermasse solo a scrivere o comunque sia a suonare, no? È stato un volere di Luigi Giuliano e l'occasione si è concretizzata nella canzone 100 anni. E quale opportunità migliore con questo testo farlo esordire a fianco a Mario Merola, che è il papà della musica napoletana. Un bel giorno ebbi la fortuna di diventare il pianista di Mario Merola. Mario Merola, che è stato l'unico che ha creduto su di me, perché ha rischiato 35 anni di carriera mettendo il suo nome accanto al mio. Quando mandarono a chiamare Mario Merola e gli fecero leggere questa canzone e gli spiegarono che doveva affiancarlo il Gigi D'Alessio, il Mario Merola, buonanima, elemosinò a Luigi Giuliano di farla cantare al proprio figlio. Soltanto che Luigi Giuliano si intestardì, cioè ormai
nella sua dinamica mentale si era fossilizzata sta cosa, tu diventa cantante. Quindi questa Cientan la facevamo sui matrimoni e diventò che praticamente arrivammo al punto che Merola se cantava o zappatore, lo cantavano, non se ne fottevano. Lo so, le persone fanno confusione laddove vedono la storia del camorrista e fanno fatica a comprendere che un camorrista può avere poi doti su un contesto musicale, ok, artistico, eccetera, eccetera. Noi abbiamo molti poeti nella Camorra napoletana. Un delinquente, un criminale possa essere iscritto alla SIAE con delle proprie canzoni è sicuramente per lui un segno, oltre che un interesse economico, un interesse di prestigio sociale e culturale. Perché lo fanno? Perché vogliono dimostrare che loro, se avessero avuto la possibilità, potevano diventare qualunque cosa nella vita. Negli anni 90 Luigi Giuliano è ancora il re di Forcella e Gigi D'Alessio, anche nelle interviste, non fa mistero della loro amicizia. Nel 2002 il boss decide di pentirsi e D'Alessio non parlerà mai più del loro rapporto fino al 2012 in un'intervista ad Andrea Scanzi pubblicata sul Fatto Quotidiano, in cui afferma: «E nel 1992 il mio collaboratore Vincenzo D'Agostino ritenne di sottoporre una canzone a Giuliano. Lui la lesse e impose di cambiare una parola. La cambiai. Fine del nostro unico incontro». La canzone di cui parla è ovviamente Cientan. 100 anni è un lascito malavitoso al fratello minore, Raffaele Giuliano Ozui. Questa Cientan era un vecchio che lavorava al porto. Era il meteo dell'epoca quando dovevano uscire le navi. Parlavano con questo vecchio e dicevano: Cientan, possiamo uscire? E stu 100 anni diceva: no, tra 2 ore si alza il mare. Se volete che per qualche modo vi spiego vari passi della canzone, non è un problema. Quando dice stasera ti devo dire una cosa che da tanto tempo ti volevo dire, è il fatto che lui già manifestava il pensiero di lasciare la camorra e il comando del clan. E tutto questo esordisce nel dirglielo al fratello Raffaele Giuliano, detto Ozui. Quando fa riferimento a Repusà è perché in questo periodo, ok, lui doveva affrontare un definitivo, un residuo di pena, e Raffaele Giuliano, che non voleva che il fratello abbandonasse la camorra e dare il comando a lui, e di conseguenza dice: no, senza te non ha più senso portare avanti il clan, eccetera eccetera. Con la canzone neomelodica comincia un'esaltazione, cioè non c'è più nessun limite, si rompe ogni limite, il camorrista viene inneggiato, il pentito viene criminalizzato, colui che vive di mezzi illegali ammazzando altre persone viene esaltato. Comincia l'esaltazione di chi finisce in carcere come parte della carriera criminale, non come un errore compiuto da cui si può tornare. Vincenzo D'Agostino e Gennaro Panzuto hanno dato 2 versioni completamente opposte sul significato di Cientan. Il paroliere asserisce essere una canzone in onore di Napoli, mentre Panzuto, che negli anni ha raccolto le confessioni di Luigi Giuliano, sostiene essere il testamento criminale del boss di Forcella. Luigi Giuliano paradossalmente l'ho rincontrato, che avevamo entrambi la posizione da collaboratori di giustizia, e tramite un nostro amico in comune lui mi fece sapere che si voleva incontrare con me. Era di domenica, eravamo in un noto ristorante. Mentre mangiavamo, il proprietario Giorgio si mise a fare 2 chiacchiere con Luigi Giuliano, sapendo la storia di Luigi Giuliano, e scivolarono sul fattore musica, al che Giorgio, con molta genuinità, no, si rivolse a Luigi Giuliano: ma lo sapete, Luigi, che qui viene a mangiare D'Agostino? La videochiamata me la fece il proprietario del ristorante, che io già per me mi era antipatico come persona. Giorgio, maestro, vi faccio una sorpresa. Guardate qua che con me chi c'è. Quando ci sentimmo ci fu, come si dice, un ritorno alle origini. A me mi fece piacere. Me lo fece nel modo sbagliato. D'Agostino disse: lo vedi, tu lo sai come vanno queste cose. Tu puoi collaborare, un macille, successe cose.
ci capì. E disse Luigi Giuliano: non tengo niente da capire, perché la verità è una sola. Dice: ma mi fate capire tu e Gigi D'Alessio quando incominciate a parlare in verità? Ma io ho detto tutta la verità. Ma non me ne foto, mica mi mette paura di Giuliano, che tenga la verità. La gente ha detto l'ha fatto io, l'ho precisato. E quindi che devo dire? Che l'ha fattissimo. E ci è rimasto un po' male mio zio, però lascia libere le persone di dire anche le bugie. E se la fai a D'Alessio sta domanda, risponde: non si mette scorni e fuoco pentito. E manco dice che non ha fatto mai niente. Non è vero che si faceva sulle fotografie e non sapevo chi fossero. Veniva, se mangiava, io stavo anch'io. Quando andavo a trovare mio zio, mi trovavo vestito dell'avvocato Arcello, ci stava Gigi D'Alessio, ci stava Gigi D'Alessio. E quasi tutte le sere, perché mio zio ci metteva là, essendo agli arresti domiciliari, ma ci metteva là quando andavo su. E da lì la notte, poi volta la notte, si mettevano a scrivere le canzoni. Guarda, grande latina, quando l'hai scritta tu questa canzone? Ma 100 anni è proprio la mia fino alla morte, Francesco. Ma perché dopo 100 anni ho scritto altre 30.000 successi, quindi a me mi devono far vedere dopo 100 anni che cosa hanno fatto. Oggi quando sento gli aneddoti di D'Agostino, seppur lo riconosco il suo talento eccetera eccetera, però mi viene tanto da sorridere. E che mi devo sopportare a quel mongoloide della Tourette? Oggi sono arrivato a un'età dove non mi fa paura l'intervista di Francesco né di fanpage. A me non me ne fotte proprio. Io sto ancora pagando lo scotto della mia umiltà, perché stai parlando con uno che ha fatto 60 milioni di copie. Cent'anni non è l'unica hit che reca la firma di Luigi Giuliano. Anche Annare è registrata alla SIAE come scritta dal boss di Forcella. È un successo clamoroso, da cui viene tratto l'omonimo film capace di incassare in Campania più del colosso l'americano Titanic. Annare viene pubblicata nel 1995, poco prima di un matrimonio che segna per sempre la storia della criminalità napoletana, quello tra Marianna Giuliano, figlia di Luigi Giuliano, e Michele Mazzarella, figlio del boss dell'omonimo clan. L'ospite d'onore di quel matrimonio è Gigi D'Alessio. Il matrimonio tra Marianna Giuliano e l'esponente della famiglia Mazzarella è un matrimonio che sancisce il ruolo che la famiglia Giuliano ha nella città di Napoli, perché fare un matrimonio di quelle proporzioni, di quelle caratteristiche, vuol dire essere arrivato nella vita, essere arrivato alla ricchezza. Pronto? Marianna Giuliano? Chi è? Francesco Piccinini, so che mi cercava. Sì, l'ho cercato perché praticamente io giorni scorsi ho visto il programma Fanpage Confidential. Ma perché mettere in mezzo a una persona che sta facendo una carriera su, una persona, ma lasciatelo, no lei dico, ma tutti come lasciato io, ma veramente. E mi sono sposata alla Sorrisa, sì, ho fatto un matrimonio da favola, sì, i bomboniere erano oro, è vero, ha cantato un matrimonio mio, sì, tutto vero. Un cantante neomelodico canta un matrimonio di Giuliano solo se sei un importante, cioè se hai una grande considerazione di quella famiglia. Mio zio regalò il pianoforte a Gigi D'Alessio. Io so che lui stava sotto lo strozzo. O padre si vendette tutti gli appartamenti perché Is stava sempre sotto. All'epoca è intervenuto mio zio, unitamente a mia chimiere, per chiudere un conto, per non farlo crescere. Dopo, quando D'Alessio è diventato D'Alessio, io ti posso dire che mi fu detto da una persona, la SIAE ha sborsato una serie di 500 milioni che D'Alessio ha girato alla camorra. Per un Gigi D'Alessio esordiente è un toccasano avere personaggi simili che ti possono dare quanti soldi vuoi tu. Penso che addirittura vuole un'ispezione in mano. Per non lo fare una più. Dopo 30 anni quella cosa è vera o non è vera? È vera, appunto. È vera perché naturalmente all'epoca c'era una possibilità di avere successo, di andarsi a fare i prestiti. Vicoli stretti
Panni stesi tra palazzi grigi, a mamma che guarda giù dal balcone, dice figlio, torna presto ma la notte chiama, ma col profumo amaro del cemento bagnato.